Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo mattino Milan del 4 novembre del 2025. Ci ritroviamo questo martedì mattina per fare un po' il punto della situazione, non tanto diciamo così sull'attualità, il Parma, la partita ultima vinta, l'assemblea dei soci che andrà in scena questo pomeriggio, ma insomma la seguiremo durante il talk, ma faremo un po' il punto sul futuro. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto chi ci supporta quotidianamente con i like, le iscrizioni, i commenti, le condivisioni di questo video e gli abbonamenti ad 90. Grazie. Allora, come avrete magari anche visto un po' dalla copertina, parliamo di rinnovi, un po' ovviamente lo spunto ce lo dà Mike Maignan con la sua prestazione, daremo qualche aggiornamento su di lui, ma non solo, perché poi dobbiamo anche parlare sia di Fikayo Tomori che di Christian Pulisic. Partiamo da Mike, in realtà Henry, perché la situazione tra mille virgolette è più semplice. C'è stato un tentativo di Tare di riprovare a riaprire il discorso un mese e mezzo fa circa, comunque finito il calciomercato. Tentativo che ancora una volta è stato rimandato al mittente per il solito motivo che sappiamo, insomma, quel pastrocchio orrido che è stato fatto con Mike Maignan, perché sono passati esattamente, peraltro, 12 mesi da quando erano iniziati i dialoghi con Mike. Adesso comunque apro la finestra perché tra un po' sparisco. Erano iniziati i dialoghi con Mike Maignan. Mike aveva detto sì fin da subito, nonostante fossimo in questo momento dell'anno ottavi con Fonseca e compagnia, aveva detto sì al rinnovo a 5 milioni, aveva stretto la mano poi qualche mese dopo, ma sappiamo che un paio di mesi dopo ancora quella mano è sparita, se la sono messa in tasca. Simo, sì, nel senso che mentre ti lascio andare ad Arrivo. aprire la finestra, la situazione è un po' questa, ve l'abbiamo raccontata anche no, nei giorni scorsi e soprattutto nelle settimane e nei mesi scorsi, in cui Mike aveva dato la sua parola e aveva stretto la mano al Milan. Il Milan aveva scelto di rinnovare Maignan stringendo appunto la mano, poi dopo un paio di mesi il Milan è sparito nel nulla. La cosa più grave secondo me, oltre a questa, è anche che poi insomma sono iniziate a circolare notizie del rendimento calato di Maignan, di un Maignan che non parava più, che faceva le papere, che non parava i rigori, perché ci ricordiamo tutti quel periodo lì, no? E quindi, insomma, forse questo è ancora più brutto rispetto che alla stretta di mano che sparisce, perché poi al punto di vista economico ci possono essere mille ragioni per cui aspetti, rimandi, ti prendi del tempo. Basterebbe semplicemente essere chiari, trasparenti, dire le cose come stanno, senza sparire, senza fare dietro front, ma dire banalmente, parlare a quel tempo con la gente di Maignan e dire guarda, dobbiamo aspettare un secondo perché dobbiamo fare dei ragionamenti, ci dispiace, ci risentiremo, capisco e capiamo che abbiamo già preso un accordo, ma dobbiamo un attimo mettere in pausa. Basterebbe essere chiari e trasparenti, occuparsi di calcio e gestire le questioni come si è sempre gestito nel mondo del calcio. Non è la prima volta che ci sono degli stand-by per dei rinnovi. Tutto dipende da come affronti la questione, da comunicativamente come la tratti, da come ti comporti col giocatore, con il suo agente. È qui che è stato l'errore grosso del Milan. E quando ti comporti in questo modo, brutto, squallido, con uno come Mike Maignan, poi succede che Mike Maignan dice: ah sì? Va bene, arrivederci e baci. Quindi ora è il 4 novembre. Io non so se tra 2 settimane, un mese, 2 mesi, 4 mesi le cose possono cambiare. Io, nel mio profondo, spero di sì, nel senso che non vorrei mai perdere Maignan e magari spero che Mike stesso, con magari l'andamento positivo della squadra che tutti ci auguriamo, possa dire dai, passiamoci oltre, passiamoci sopra, andiamo oltre
chiudiamo un occhio, due, tappiamo le orecchie e rinnoviamo. Però è difficile che uno come Maignan faccia una cosa del genere, e quindi la strada, diciamo, più tracciata è quella che porta, un po' come Franchessy, con situazioni completamente diverse, all'addio a fine stagione dopo aver giocato l'ultimo anno da capitano con la scadenza del contratto. Ecco, quindi è un po' triste questa situazione, ve l'abbiamo raccontato 1000 volte, ma siamo qui per ribadire che di novità significative non ce ne sono, se non appunto questo tentativo extra di Tare, di provare a ricucire un po' il rapporto. Per ora neanche palo, ti direi, cioè tiro fuori dallo specchio. Poi magari si riprova tra 2 mesi, si prende lo specchio dalla porta, si riprova tra 3 mesi, si fa gol, non so, però difficile, perché Mike Maignan è un personaggio ed è una persona soprattutto con dei valori che non vanno traditi, e se tradisci No. i valori rischi di fare la fine che stiamo facendo, ecco. Anche perché, come hai detto giustamente, è stato fatto passare per quello che non è, febbraio-marzo scorso, quando la questione stava iniziando a cambiare, perché addirittura gli si era imputato qualche errore, quindi quell'errore poteva costargli il contratto a una cifra rivista, veramente una questione di una bassezza importante, quella fatta con Maignan. Ma il punto è un altro, cioè Maignan non ce l'ha né con me, né con te, né con il Milan, né con Tare, né con Allegri, né con i tifosi, né con nessun altro. Ce l'ha con chi la mano se l'ha rimessa in tasca. Se chi si è rimesso la mano in tasca domani mattina va via dal Milan, io sono stra sicuro che dopo domani mattina Maignan prende la penna. E questo è il discorso. Tare purtroppo non c'entra nulla, quindi può fare il tentativo che vuole, ma il problema non è Tare. Vabbè, a proposito di rinnovi e quant'altro, invece, passiamo a due invece possibili rinnovi. Al di là del fatto che anche in questo caso parleremo di quello di Pulisic, che insomma, sempre di questo periodo ci davano per fatto, finito, firmato, forse per placare la contestazione, ma va bene, è passato un anno nel mentre, e l'unico che ha rinnovato poi è stato spedito marzo in maggio. Vabbè, la questione invece riguarda Fikayo Tomori che insomma adesso ha ripreso un ruolo centrale nel Milan, l'abbiamo visto, magari ha fatto un mezzo errore a Bergamo, però insomma il suo inizio di stagione sicuramente è stato positivo, anche forse alla luce della prestazione di Coni De Winter, che insomma è stata buona ma rivedibile, diciamo, forse avremmo fatto meglio con Fic. Al di là di questo, Tomori ha la ferma volontà di restare. Si è tenuto il Milan anche quando hanno cercato veramente di sbatterlo fuori, facendogli le valigie una settimana sì, una settimana no, a gennaio scorso. Si è tappato il naso ed è andato avanti anche in questi mesi, e adesso spera, perché comunque gli piace stare qui, gli piace Milano, è legato al Milan, e quindi i discorsi per il rinnovo, che prima non c'erano praticamente, si sono riaperti negli ultimi mesi, quindi c'è la possibilità che appunto Fikayo Tomori possa rinnovare il contratto con il Milan, che adesso all'interno di una rosa Fikayo Tomori per me ci sta. Poi in un'ottica di miglioramento estremo del nostro parco difensori, di migliorare eccetera, c'è sempre la possibilità di migliorare, però diciamo così, in rosa me lo tengo sempre. Sì, ma Tomori qua alla fine da 4-5 anni, no? È dall'anno, anzi no, dal gennaio Esatto. del ritorno in Da Champions. gennaio del ritorno in Champions, che qua, quindi sono 5 anni belli pieni praticamente. È un ragazzo che ha vinto uno scudetto giocando cioè, essendo tra i migliori difensori del parco, che ha fatto tante esperienze in Champions League, che ha avuto un anno e mezzo di buco di prestazioni, e questo è indubbio, però mi verrebbe da dire, Simo, vedendo anche poi l'andamento sia dell'Al Nassr poi che della Fiorentina ultimamente, difensori non è che siano, diciamo, messi in luce da il lavoro di Stefano Pioli post scudetto con il Milan, no? Quindi
è anche un po' secondo me giustificato. È ovvio, non è Thiago Silva, non è Maldini, non è nessuno di questi difensori, non è Nesta, è un difensore di medio-alto livello, non eccezionale, che però, come dici tu, all'interno di una rosa ci sta. I problemi del Milan, secondo me, poi è ovvio, migliorare la difesa, alzare il livello, rendere magari delle alternative chi in questo momento è titolare, assolutamente, però non è quello il punto è che i problemi ce ne sono ben altri, sono secondo me molto più avanti, sono al limite sugli esterni, la difesa è ovvio, va allungata e va migliorata, ma è forse il terzo o quarto punto, no, delle problematiche da risolvere del Milan. E Fikayo Tomori è sempre stato comunque piuttosto professionale, mai una parola fuori posto, ogni tanto in campo magari esagera con il linguaggio del corpo, con l'atteggiamento, si innervosisce, però comunque in questi 5 anni credo che si sia meritato una sorta di permanenza, al netto, ripeto, di tanti svarioni, perché non è che è stato perfetto, anzi tutt'altro. Non penso che chieda una cifra monstra per il rinnovo, No. perché anzi non penso gli interessi, sta bene qui, dopo aver fatto la trottola in prestito in Inghilterra ha trovato la sua dimensione e quindi bene che si rinnovi secondo me. Poi che si debba migliorare, che nei sogni il braccetto di destra lo faccia un altro più forte, ma ci mancherebbe. Che sia da spedire, come è stato provato a fare, magari no, ecco. Chiudiamo con Christian Pulisic. Allora, la questione di Christian è anche qui abbastanza semplice. Come per Fikayo Tomori, mi piace il Milan, mi piace Milano, mi piacerebbe restare. Quindi da questo punto di vista è abbastanza semplice. Christian, qualche mese fa, invece qualche dubbio in più sicuramente ce l'aveva. Aveva chiesto qualche garanzia tecnica, perché comunque a settembre ha fatto 27 anni, quindi è veramente nel pieno della carriera. Se rinnova col Milan va a sfiorare che avrà 30 anni, insomma, quando tra 3 anni magari finirà questa parte di rinnovo, 31, quello che sarà. Insomma, è nel pieno centro maturo della carriera, sono gli anni migliori, quindi deve anche capire dove li spenderà questi anni migliori. Sicuramente vorrebbe restare qui, sicuramente ha avuto qualche garanzia tecnica dalla parte sportiva del Milan e quindi in questo momento molto lentamente, nel senso che non c'è una fretta spasmodica, cosa che non ci deve essere neanche l'anno scorso, ma infatti siamo qui dopo un anno e la questione praticamente non è cambiata moltissimo, per il rinnovo di contratto. Anche qui, insomma, io penso che se ci si mette tutti intorno a un tavolo e siamo tutti d'accordo nel farlo, e siamo ovviamente tutti d'accordo nel farlo, il rinnovo si farà, anche a cifre quantomeno simili, se non, ti dirò, per meriti acquisiti sul campo, anche superiori a quelli che in questo momento prende Christian, che viaggia poco sotto i 5 milioni. Sì, 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 sono d'accordo, cioè il rinnovo di Pulisic non deve avere il minimo dubbio che lui potesse averli a fine dell'anno scorso, ma giusto e sacrosanto, cioè io non so se ci rendiamo conto del Milan l'anno scorso che cos'era, sia a livello di gestione sia poi a livello di parte sportiva, cioè un Milan che fa ottavo, un Milan con mille anime al suo interno, E ti diviso. dirò anche quest'anno, l'abbiamo visto, eh. Sì, 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 però comunque insomma che l'anno scorso i giocatori più ambiziosi a livello sportivo potessero avere dei dubbi sulla permanenza, ma ci mancherebbe altro. Che adesso magari con l'arrivo di Tare e soprattutto di Allegri siano invece magari un po' più tranquilli della serie, perlomeno in Italia si compete, si punta a rigiocare la Champions, a farla tutti gli anni. Ecco, allora le cose magari sono un pochino cambiate, ecco, e Pulisic va rinnovato, cioè Pulisic va rinnovato, è una delle stelle del Milan, è il giocatore più performante del Milan degli ultimi 2 o 3 anni e va assolutamente rinnovato senza se, senza ma, non ti dico a qualsiasi richiesta, ma quasi, insomma, perché è un giocatore troppo importante, troppo continuo, troppo sempre presente, anche lui professionista esemplare e va rinnovato, ripeto, senza se, senza ma. Guarda, abbiamo circa un 6 mesi per prenderci del tempo sia per Tomori
che per Pulisic, entrambi 2027, per rinnovare i contratti, perché altrimenti in pratica, se no la prossima estate ci mettiamo nell'ottica che l'estate 26 a un anno dalla fine del contratto, col mondiale per Pulisic soprattutto di mezzo, quindi con calma ma con gli occhi aperti per appunto per rinnovare i contratti sia di Pulisic che per Tomori. Henry, grazie, ci ritroviamo presto. Ciao, ciao, a più tardi, Lunch Talk oggi, recuperatevi anche tutti gli appuntamenti di ieri, poi sui social, @ Radio Rossonera su Instagram e su TikTok, seguiteci un po' ovunque, siamo sempre con voi.